ragazza che ballava nel cubo di fronte alla console, si è tolta le scarpe e le ha lasciate esattamente a fianco al mixer. Vi ometto la parte del finale su come sono finite quelle scarpe. L'esigenza della produzione musicale nel mio caso nasce per una sua funzionalità in DJ set, nel senso che io sicuramente negli ultimi 10 anni ci tenevo a mettere mano su ogni pezzo che andavo a riprodurre in serata, quindi facevo i cosiddetti tagli per avere una versione personalizzata e poi eventualmente aggiungevo anche altri elementi. Questo veniva fatto sostanzialmente per far divertire più le persone, per mantenere di più i ritmi durante il mio DJ set. Ovviamente la cosa si è evoluta in produzione, nel senso che a un certo punto ho sentito l'esigenza, o comunque ho voluto mettermi in gioco in tal senso, per fare un qualcosa che mi fosse utile nelle situazioni in cui andavo ad esibirmi. Quindi nasce così il discorso della produzione musicale, che nel mio caso è strettamente legato all'attività DJ, cioè penso che ognuna delle due dia qualcosa all'altra, quindi sono due strade parallele. La mia prima produzione è del 2018, appunto del Sasso Basso, che nasce in verità qualche anno prima, nel senso che è stata ideata come bootleg ed è rimasta 2 anni nel computer di casa mia, ecco. E intanto procedevano le stagioni alla Paiot e chiamavamo spesso come ospiti appunto i Cube Guys. Successivamente, dopo una loro ospitata qua, appunto avevo inviato la demo di Sasso Basso e mi ricordo che appunto mi chiamò Roberto dei Cube Guys dicendomi di essere assolutamente interessato alla pubblicazione e sarebbe uscita quindi da lì a un mese. Poi è andata bene, ha avuto insomma dei risultati che personalmente non mi aspettavo, ed è un pezzo che sicuramente è stata una parte fondamentale dei miei set e che mi ha permesso un primo approccio positivo con la produzione musicale. Dopo Sasso Basso ho fatto altre 2 produzioni che sono uscite appunto una nel 2019 e una nel 2020. Quella del 2019 è A Style Fin, che è il rifacimento del noto pezzo techno di Oliver Tone, mentre nel Scandalous invece è uscita a gennaio del 2020, invece un rifacimento del pezzo pop del 2001, Mystique Scandalous, che poi è rifatta con un basso che ricorda I Feel Love di Giorgio Moroder. Anche per il 2021 c'è un pezzo che è in cantiere, quasi ultimato, tuttavia il mercato discografico ora come ora ha delle dinamiche un po' particolari, quindi è un po' difficile in questo momento uscire con un pezzo che sia strettamente a dance floor, quindi per questo motivo insomma ho deciso di attendere un attimino, anche se poi so che quando riprenderà diciamo il tutto, anche se riprenderà il settore, sarà un momento artistico unico, probabilmente il migliore degli ultimi 20-30 anni, perché sono sicuro che nella musica elettronica e non solo, insomma gli artisti di tutti i generi abbiano avuto tante idee in questo periodo di riflessione, dove l'unica cosa che potevano fare era appunto far lavorare la mente. Il DJ set di Slurp è stata un'esperienza particolare, perché arriva in un momento particolare, quindi da un lato era nostro compito dare un qualcosa a chi ci stava guardando e chi insomma è chiuso in casa e non può vivere la magia del DJ set che è abituato a vivere insomma normalmente in serata.
più penso che comunque sia un bel contributo che rimarrà negli anni, perché penso che questa cosa sia un segno importante per tutti quelli del settore, cioè sarà una tappa fondamentale nella carriera di ognuno, quindi un video come quello di Slurp serve per non farcela dimenticare. Una volta mi è capitato che mi chiedessero di trasferirmi in Indonesia da un giorno all'altro per andare a fare il DJ in quella zona e quindi trasferirmi come resident, questo subito dopo aver finito di suonare, quindi mi portarono da parte nel locale e mi hanno detto: mi sono divertito troppo stanotte, sei disponibile a trasferirti già da subito in Indonesia per andare a lavorare là. La Sardegna sicuramente è un posto che favorisce la creatività, questo è, insomma, non c'è nessuna discussione su questo. Con riferimento alla musica elettronica, magari non è l'epicentro di questo genere nel mondo, tuttavia ritengo che anche con le programmazioni musicali che sia al Sud Sardegna che al Nord Sardegna sono state fatte negli ultimi anni, penso che comunque dia qualche possibilità in più anche ai locali. Anche per esempio per me c'è stata la fortuna di incontrare tanti artisti alla Paiot, di conoscerli personalmente e di confrontarmi anche su temi come il DJing, come la produzione musicale, e dirò anche che soprattutto negli ultimi mesi c'è stata anche molta collaborazione fra gli artisti sardi, quindi che forse in attività non era così presente, secondo me, quindi ci sono dei buoni margini di miglioramento. Mettici il loghetto della Democrazia Cristiana qua. Un'altra bella che mi è capitata è quando mi hanno lasciato delle scarpe a fianco alla console, quindi una ragazza che ballava nel cubo di fronte alla console si è tolta le scarpe e le ha lasciate esattamente a fianco al mixer. Vi ometto la parte del finale su come sono finite quelle scarpe. Un'altra bella invece dovevo suonare dopo un concerto. Praticamente non si erano accordati bene l'organizzazione con lo spazio dove facevano il festival, quindi non si sapeva che dopo il concerto sarebbe proseguito l'evento con un DJ set. Quindi i buttafuori non erano stati avvisati. Quindi termina l'artista, io comincio a suonare, appena metto il primo pezzo la gente inizia a ballare, ma intervengono i buttafuori per mandare via le persone che volevano rimanere a ballare. Però si è creata una situazione, tra l'altro, inconsueta e divertente. Se devo pensare a un artista che mi ha lasciato profondamente il segno, ecco, come DJ, è Alberto Lisini, il compianto, che attualmente non c'è più, che penso sia stato un riferimento per i primi anni in cui innanzitutto non andava a ballare, ma anche i primi anni da DJ. E lui aveva un genere di riferimento che era l'house, e poi anche un'impostazione della serata e una professionalità da cui, insomma, penso di aver preso spunto per questi anni qua. Collaborazione dei sogni, forse non con un artista particolare, ma mi piacerebbe fare un progetto con musicisti, dove quindi portare i musicisti all'interno dello studio di registrazione e collaborare con loro per un pezzo, perché ritengo che comunque nella musica elettronica forse c'è troppo l'elettronica, nel senso che viene fatto tutto con synth, e questo magari ogni tanto rischia di mandare in secondo piano la musica, e quindi, diciamo, un progetto a lungo termine, una collaborazione che mi piacerebbe fare sarebbe proprio in tal senso, non tanto per, diciamo, una semplice vendita del pezzo, quanto per, diciamo, un ritorno personale e artistico.
so stimulus.